Sono 2 giorni che non vengo all'orto perché ha piovuto tantissimo, vento fortissimo e quindi non sono potuto venire e ritorno oggi per fare la conta dei danni. Vediamoli insieme. Si nota subito entrando una cosa che non mi piace per niente. Cioè questo ramo perché è così? Ah, eccolo lì. Si è spezzato un ramo, questo è il nespolo giapponese. Questo va tagliato. Proseguiamo il giro, vediamo un po'. Qui nella serra sembra tutto a posto. Ah no, non è tutto a posto. Questi aggeggini di plastica tengono poco. Guardate che belle questi iceberg. Qui telo scoperchiato. Un paio di giorni fa ho raccolto il primo cavolo cinese. Vengo da quest'altro lato, forse si vede meglio. Comunque c'è anche il post su Instagram. Sono quasi pronti anche i cavoli cappucci qui. Eh sì, vedo questo, mi sembra già bellino. Anche questo. Buongiorno signora Lumachina. Prego, faccia pure. Qui prima o poi mi deciderò a levare questa ocra, che tanto ormai è andata. In questa zona invece, che il prossimo anno non sarà più a orto, diciamo per verdura, ci ho seminato qui a destra le fave e a sinistra i piselli, o viceversa, non mi ricordo. Durerà? Ti faccio vedere una cosa ganza. Questo cassone qui l'ho riempito da poco, da un mesetto e mezzo, con il compost stato prodotto e evidentemente c'erano, cioè di sicuro c'erano dei semi di microgreens. Essendo il compost fresco, comunque poi vedi l'ho coperto perché comincerò a usare questo cassone dalla prossima primavera, però sono nati questi due daikon, credo che siano daikon, dai semi dei microgreens, e voglio vedere cosa succede. Io li lascio crescere, solo questi due. Sono tornato a casa e siccome mi servono le uova, le andiamo a prendere direttamente dal produttore, anzi dalle produttrici. Eccole, curiose, no? Allora, siccome la stagione del Goya sta finendo, questo qua, cetriolo amaro di Okinawa, e ieri sera mi è avanzato un po' di tofu, che l'avevo fatto io tra l'altro ieri mattina, faccio al volo un Goya Champuru, che è una ricetta di Okinawa, vedi queste sono 2 uova che ho preso prima, ti faccio vedere. Allora, puliamo un pochino questo Goya gigante, così ti faccio vedere com'è dentro. Si levano i semi. Questo tofu è morbidissimo, speriamo che non si spacchi tutto. A Okinawa usano, vabbè, o la pancetta di maiale, come quella che sto usando oggi, oppure usano anche lo spam, tipo carne, scatoletta. Allora, la pancetta è tagliata, qui ho gli ingredienti già pronti, la goja, il tofu, il riso, vabbè che questo lo riscaldo. Adesso sbattiamo le uova e poi siamo pronti a cominciare. Per provare a non avere un disastro, che poi magari succederà lo stesso, ma con questo tipo di padelle non antiaderenti, all'inizio non lo toccare, il tofu o anche altri ingredienti se metti. Se lo tocchi subito si attacca di sicuro. Se invece gli diamo tempo un attimino di fare un pochettino di colore, un po' di crostina, forse abbiamo qualche possibilità. Ottimo. Allora, direi buonissimo risultato, non si è attaccato troppo, c'è il colore che volevo sul tofu, adesso lo leviamo e facciamo le uova. Quindi va bene così, tanto non devono essere cotte al 100%, a parte che sono freschissime, ma poi dopo riandranno in padella, mi basta di fermarle un pochino così. Allora, mettiamo gli ultimi 2 ingredienti e poi rimettiamo dentro anche il tofu e le uova.
Andiamo con la pancetta e il protagonista della ricetta, la goja. A questo punto possiamo già mettere un pochino di sale, Poi dopo metteremo anche un po' di salsa di soia. Adesso ci siamo quasi, La carne è cotta, la goja è praticamente cotta, la lascio un po' croccantina. Quindi a questo punto aggiungo già un po' di pepe. A me piace aggiungere anche un pochino di dashi, ora ho questo. Questo è totalmente opzionale, mi piace a me. Diamo un po' una giratina. Siamo pronti per rimettere dentro le uova e il tofu e finiamo con un pochino di salsa di soia. A questo punto, se il tofu si rompe un goccino, cioè non è un problema, anzi, qualcuno lo rompe proprio di proposito. Salsa di soia. Adesso assaggiamo, tantissimo assaggiare. Ultima mescolata e spingiamo. Mentre Yui mette il riso nelle ciotoline, io metto il piatto finito qui. Aggiungiamo il katsuobushi. E questo è il Goya Champur di oggi. Non male. Honjitsu no Goya Champur. Aspettiamo anche che l'assaggi Yui, così poi ti dico se era buono oppure no. Nico, ci sai. Oniku sukunai kara. めっちゃいい感じになった。でしょ先に食べていいよ。よくわかんない。何をすればいい？ただ食べて。で、美味しい美味しいって言って。美味しい。Come? 美味しい。 Meno male, è stata generosa. Sta mangiando anche Yusu. Come forse ti ho già detto, non c'è solamente una ricetta, è una delle ricette, però questo è. Buon appetito a noi e ci vediamo alla prossima. Ciao!